Ciao ragazzi e benvenuti. Dunque questa sarà una video recensione di un simulatore di AC30. Sto parlando del Joyo AC-Tone. È appunto una via di mezzo tra un distorsore e un simulatore che va appunto a replicare la timbrica e il suono di un amplificatore valvolare Vox AC30. Ovviamente la recensione che farò io sarà mirata appunto, come al solito, ad ottenere un sound quanto più simile a quello di Brian May, quindi utilizzando anche la Red Special e il Treble Booster, e cercherò di far suonare questo pedale come il canale normal di un AC30 spinto al massimo. È un pedale che sicuramente vede un'applicazione nell'utilizzo casalingo, magari per esercitarsi a casa su un piccolo amplificatore o addirittura in cuffia. È anche un buon pedale che può essere portato, magari, faccio un esempio, in sala prove. Lo portate nello zainetto e qualsiasi amplificatore che trovate in sala prove potete renderlo almeno con una timbrica un po' più in stile Vox. Comunque farò tutte le prove del caso e cercherò di darvi un'idea quanto più veritiera sul sound di questo simulatore, quindi buona visione. Ok, diamo un'occhiata più da vicino al pedale. Nella parte superiore abbiamo i tre controlli per le frequenze, quindi le basse, le medie e le alte frequenze. Nella fila inferiore abbiamo il level, che è l'output generale del pedale. Al centro abbiamo il controllo del voice, che è un boost dalle basse alle medie alle alte, e il drive, che è l'ammontare del gain generale del pedale, e ovviamente lo switch del bypass, quindi per l'accensione e lo spegnimento. Beh, innanzitutto diamo un'occhiata generale a questo simulatore. Vi dico subito che online sfortunatamente non si trovano molte informazioni né sulla casa produttrice né sulle caratteristiche tecniche del pedale. Comunque, scopriamolo insieme. È un pedale dalle dimensioni ridotte, quindi facilmente trasportabile, con i tre controlli di equalizzazione, quindi frequenze basse, medie e alte. Il livello, che sostanzialmente è il volume generale d'uscita del pedale, quindi quanto output manda all'amplificatore o alle cuffie se adattiamo il jack e lo mandiamo in cuffia. Il controllo voice, che sostanzialmente è una sorta, almeno per quello che ho percepito io nell'utilizzo, una sorta di boost in determinati range di frequenze. Quindi più andiamo verso sinistra ci sarà un boost, tra virgolette, sulle frequenze basse, mano a mano che andiamo verso destra sulle medie e sulle alte. Ovviamente il boost enfatizza queste frequenze e va a incidere anche sul gain, quindi diciamo dove è posizionato quel determinato range di frequenze sarà un po' più frizzante, un po' più presente. E poi abbiamo il drive, che è il controllo per il guadagno, quindi l'aumento, l'ammontare del guadagno nel segnale generale del pedale. Ha un solo input ovviamente e un output. Può essere alimentato il classico alimentatore tipo Boss, quindi a 9 volt, e ovviamente, questa è una cosa molto utile, ha anche la predisposizione per la batteria da 9 volt. Bene, come vi dicevo prima, il test sarà basato sui suoni di Brian May, quindi utilizzerò la mia Red Special della Dansan Guitars. Il treble booster utilizzato sarà il Pete Cornish, il TB83, e l'amplificatore è appunto l'AC30 Brian May Custom. Ci tengo a precisare che durante questo test l'amplificatore, l'AC30, avrà influenza pressoché zero sul sound generale emesso dal pedale. Questo perché il volume d'uscita dell'AC30 sarà estremamente basso, parliamo circa di un ottavo di volume, quindi zero saturazione e zero influenza come timbrica. Certo, avremo comunque la percezione dei Celestion Blue Alnico, ma sarà in minima parte. Questo perché vorrei darvi l'idea dell'effettivo sound di questo pedale, poiché molto probabilmente il suono che sentirete durante questa recensione potrete replicarlo semplicemente anche su altri tipi di amplificatore, altri marchi, altri modelli. Bene, prima di iniziare ricapitoliamo un attimo la catena degli effetti e le tarature sul pedale. Per la catena abbiamo in primis la Red Special, che va nel treble booster di Cornish. Dal treble booster andiamo direttamente all'input del pedale simulatore Joyo, e l'output del Joyo va all'input dell'AC30 Brian May Custom. Le tarature, dunque, come ho detto prima, il volume sulla C30 è tarato estremamente basso, un ottavo di volume circa. Per quanto riguarda il pedale Joyo abbiamo bassi, medi e alti tutti tarati a metà.
Il livello è anche molto basso perché siamo in una stanza piuttosto piccola, quindi vogliamo tenere i volumi quanto più contenuti possibile. Il controllo del voice è tarato a metà e il drive a 3/4. Ok, iniziamo col vero e proprio test. Volume molto basso la Red Special, configurazione standard, ponte e centrale in fase. Al triple booster e al volume basso del special, quindi riusciamo ad ottenere un suono abbastanza cristallino, anche se non è molto definito in termini di qualità del suono, ovviamente. Alziamo un po' per portarlo ad un terzo, quindi iniziamo ad avere un leggero crunch. Ok, proviamo qualche fuorifase. Iniziamo col fuorifase ponte e manico fuorifase, quindi tipo Keep Yourself Alive. Ok, passiamo a un altro fuorifase classico, ponte, scusate, manico e centrale fuorifase.
Ok, passiamo alla configurazione solo pick up al manico. Ok, diciamo che il sound generale ovviamente ricorda molto quello di una C30. Quello che posso notare è la qualità del suono generale. Ovviamente bisogna tener conto che è un pedale estremamente economico, quindi non possiamo pretendere una qualità sonora come ad esempio un altro simulatore. Mi viene in mente appunto quello che conoscete tutti, il Fryer Mayday. Quindi scordiamoci di fare un vero e proprio paragone, poiché sarebbe impossibile. Quindi quello che percepisco è che la timbrica generale ovviamente ricorda molto quella della C30, anche se sospetto che, come nella maggior parte dei casi, anche questo simulatore sia basato sul canale top boost di una C30 e non sul normal. Purtroppo il canale normal della C30 non è molto utilizzato, anzi è quasi sempre inutilizzato, tranne per i fan di Brian May. Quindi tutti i simulatori che trovate in giro solitamente sono modellati in base al canale top boost di una C30, quindi il suono è leggermente più granuloso, un po' più aggressivo rispetto al normal, che è molto tondo, corposo, ricco di basse. Detto ciò, appunto il suono lo ricorda molto. La qualità del suono si sente ovviamente che parliamo di un pedale abbastanza economico, quindi non abbiamo una definizione sonora che ci fa apprezzare tutte le sfumature, ad esempio tra le singole corde della Red Special, o l'incremento arioso e organico che abbiamo mentre alziamo il volume per passare dai suoni puliti ai suoni distorti. Ok, detto ciò vorrei farvi sentire comunque come agiscono i controlli che abbiamo sul pedale, per rendervi un minimo l'idea di quanto potete spaziare col suono se comprate questo pedale. Dunque, ripartiamo dal suono standard, quello che avevo tarato inizialmente, quindi con i controlli di equalizzazione tutti a metà, compreso il controllo del voice. Come tutti i pedali, se agiamo sull'equalizzazione stravolgiamo completamente il suono. Il controllo del voice in questo momento era a metà, lo chiudo completamente e abbiamo questo suono. Quindi sentite, diventa molto più ricco sulle basse frequenze. Lo riporto a metà e abbiamo questo suono. E lo porto al massimo e abbiamo questo suono. Quindi sentite, non è il mare, non è un vero e proprio incremento delle frequenze alte, quanto più un boost, quindi a livello di alti bene o male siamo lì, però
c'è molto più gain sulle alte, questa è la conferma. Ok, visto che ci siamo, proviamo anche con un'altra Red Special, diciamo una un po' più anziana. Sto parlando ovviamente della Guild dell'84, ma lo sapete benissimo quale chitarra è questa. Bene ragazzi, con questo si conclude la recensione del simulatore Joyo AC-Tone. Spero che abbiate un'idea più chiara ora sul funzionamento e sulle caratteristiche di questo simulatore. Come al solito vi invito a dire la vostra sui commenti qui su YouTube, se avete una domanda specifica sul pedale o semplicemente anche se avete dei suggerimenti sui futuri video, sulle future recensioni. Contattatemi tranquillamente anche sulla pagina Facebook collegata al canale Brian May Tribute. Come al solito vi ringrazio, lasciate un like sul video e ricordatevi di iscrivervi al canale e io vi do appuntamento al prossimo video.